Ciao amici e benvenuti nella mia 30ª lezione pratica di fisarmonica. Questa è la lezione precisa dove andrò a rivelare come si fanno i bassi alternati. Era già da 2 o 3 lezioni che avevo anticipato che avrei fatto questa lezione sui bassi alternati e ho intenzione anche di farla in maniera semplice ed efficace, in modo che voi possiate capire appieno come si eseguono questi bassi alternati senza avere alcun dubbio alla fine del video. Quindi partiamo dicendo a cosa servono i bassi alternati. I bassi alternati servono perché si differenziano appunto dal basso normale, in quanto il basso normale, dopo tanto tempo che si fa di continuo, ad esempio facendo svariate battute in Do e svariate battute in Sol, ci rendiamo conto, o meglio si sono resi conto negli anni i musicisti, che tendeva a stufare sempre lo stesso basso, lo stesso accompagnamento uguale. Ad esempio, se facciamo un valzer ci ritroviamo a fare zum papà sempre con il medesimo Do e il medesimo Sol, e per ovviare a questa piccola pecca che annoiava hanno deciso di variare l'accompagnamento utilizzando i bassi alternati, che prevedono invece battuta per battuta una battuta normale e una battuta alternata. Quindi, per capirci, quando si parla di bassi alternati, mi raccomando che è fondamentale, avremo una battuta di bassi normali e una battuta di basso alternato, che adesso andremo a vedere come funziona. Quindi adesso mi avvicino e vi farò vedere come si fa il basso alternato sia in Do che in Sol. E ricordiamo che il basso alternato si può fare con qualsiasi accordatura, quindi una volta appresa la tecnica del basso alternato, questa si può protrarre per tutti i bassi esistenti. Andiamo adesso a vedere come si fa il basso alternato. Ecco, come potete vedere mi sono posizionato con l'anulare sul bassettino di Do. Allo stesso modo mi sono anche posizionato col medio sull'accordatura di Do maggiore. Quindi in questo caso noi possiamo facilmente eseguire un accompagnamento in valzer di Do maggiore. Ora, per fare il basso alternato in Do maggiore, ci basterà, con l'ausilio del dito indice, andare a fare una battuta con il basso normale e una battuta premendo il tasto di Sol al posto di premere il tasto di Do. Quindi, come vedrete nel mio prossimo esempio, userò relativamente per una battuta l'anulare e per una battuta l'indice. Il medio, nel caso dei bassi alternati, rimane invariato. Bene, questo tipo di trucchetto si può fare in tutti i tipi di tonalità, quindi possiamo anche banalmente spostarci sul Sol maggiore e andare a fare un basso alternato di Sol maggiore. Ovviamente il basso alternato di Sol maggiore richiederà l'utilizzo del basso di Re, perché è il basso relativo al Sol per poter fare il basso alternato. Andiamo quindi a fare il basso alternato in Sol maggiore. Quindi, come vedete, il basso alternato lo potete fare allo stesso modo per tutti i tipi di bassi, quindi basta spostarsi con l'anulare e il medio e andare con l'indice a colpire il basso appena sopra al vostro anulare e compirete un basso alternato preciso per ogni tipo di basso che volete. L'importante è, badate bene, di mantenere la posizione con l'anulare e il medio sempre sulla stessa accordatura di maggiore. Quindi, se vi trovate sul Do, assicuratevi che il vostro dito medio sia sempre posizionato sul tasto di Do maggiore, che andrete a sfruttare per tutta l'esecuzione del basso alternato. Quindi attenzione a non passare nel maggiore del basso appena sopra alla posizione dove vi trovate.
Ecco, come avete potuto notare, questa è la tecnica per poter utilizzare al meglio il basso alternato. Poi andremo a vedere in seguito, quando cominceremo con le accordature minori, vedremo anche il basso alternato per le accordature minori, ma diamo tempo al tempo. Intanto abbiamo studiato il basso alternato per le accordature maggiori e è venuta l'ora di andare a studiare il numero 67 del metodo Berben, esercizio che si trova appunto nel capitolo 6 del medesimo libro e prevede appunto l'utilizzo dei bassi alternati. È un esercizio molto semplice dove mette in pratica l'esercitazione che vi ho appena mostrato da vicino, quindi prevede di fare il basso alternato in Do, il basso alternato in Fa e dopo vedremo di fare anche il basso alternato in Sol. Come vedete l'esercizio presenta tantissime righe di pentagramma, quindi infinite soluzioni di bassi alternati, anche con bassi che adesso tuttora non abbiamo mai visto, quindi evitiamo di fare tutto l'esercizio andando anche a beccare bassi di La bemolle o cose che ancora non abbiamo fatto. Andiamo invece a eseguire soltanto le prime due battute che vedete, poi ci saranno i puntini di ripetizione e la terza e la quarta battuta, come vedete, presenta il basso alternato in Fa e poi andremo a pescarci la battuta che presenta il basso alternato in Sol, che adesso la sto cercando e credo sia verso metà esercizio. Troverete sul numero, ecco, dove comincia il numero romano 2, vedete che c'è il basso alternato di Sol, quindi fa Sol maggiore e alternato con il Re. Poi potete provare comunque qualsiasi basso alternato che più vi piaccia. Adesso andiamo a sentire un attimo questo 67 che una volta capito il meccanismo si rivela essere un esercizio molto molto semplice. Bene, allora come avete potuto notare, l'esercizio presentava sulla battuta del basso alternato, presentava il dito numero 2, quindi la diteggiatura con il numerino 2, che appunto sta ad indicare l'indice che fa quel movimento incrociato che abbiamo visto poco fa nel video. E una volta superato questo esercizio numero 67, possiamo andare di conseguenza a vedere l'esercizio numero 70. Qui c'è anche il numero 68 e 69 che però sono esercizi molto corti e tendono solamente a fare il basso alternato scalando via via battuta per battuta di basso di accordatura in accordatura, quindi comunque è molto simile al 67 e non mi ci soffermerei troppo. Quindi andiamo subito a vedere l'esercizio numero 70, che invece è un esercizio bello lungo e è un esercizio che mette in pratica appunto questi bassi alternati. Consiglierei come sempre di cominciare a farle separate, quindi solo destra, solo sinistra, per ovvi motivi, dal momento che la mano sinistra abbiamo appena cominciato a metterla in pratica con il basso alternato, non è il caso di cominciare l'esercizio subito a mani unite, altrimenti salterebbe fuori un vero e proprio minestrone. Quindi vi suggerisco di studiarlo come sempre solo mano destra e solo mano sinistra e poi pian pianino unirle magari anche a metronomo. Dalla prossima lezione cominceremo anche a vederlo a metronomo. Ma ora vi farò sentire come suona il numero 70 del metodo Berben.
Ecco, come sempre ve l'ho fatto sentire a una velocità estremamente lenta e questo lo faccio di proposito, come dico sempre nei miei video, perché non voglio dare un esempio di esercizio troppo veloce, altrimenti voi, basandovi sulla mia velocità, tendereste a farlo veloce come me o magari addirittura di più. Quindi, tenendomi con una velocità lenta, voi potete eseguirlo esattamente alla mia velocità o anche più lenta all'inizio, per poi andare a velocizzarlo con calma la prossima settimana nella mia prossima lezione, dove andrò ad introdurre anche il metronomo. Su questo esercizio dobbiamo fare molta attenzione alla penultima battuta. A fine esercizio, quindi la penultima, vediamo che abbiamo basso di Do, accordo maggiore di Do e poi basso di Sol e nuovamente basso di Do, con tanto di diteggiatura, dove sul Sol dicono di farlo con il numero 2, quindi con l'indice. Dovete fare attenzione perché questa è una combinazione che non abbiamo mai visto in esercizi precedenti ed è proprio legata al basso alternato. Quindi mi raccomando sulla penultima battuta. Un'altra cosa che mi sento di aggiungere è il fatto di fare molta attenzione sugli accordi. Quindi quando abbiamo basso accordo accordo dobbiamo sempre stare attenti l'accordo in che tonalità si trova. Quindi per capirci, le prime due battute dell'esercizio vediamo che abbiamo basso di Do, accordo di Do maggiore, mentre nella seconda battuta abbiamo basso di Sol, sempre accordo di Do maggiore e ancora accordo di Do maggiore. Quindi nella seconda battuta noi possiamo capire che questo non è un Sol maggiore, ma è sempre un Do maggiore, ma alternato quindi con la nota di Sol al posto della nota di Do. Questa è una differenza sostanziale perché delle volte ci potremmo trovare di fronte invece a un Sol maggiore, che quindi viene descritto con la nota di Sol e poi l'accordo maggiore, che quindi non è la nota con la barretta orizzontale, che invece è l'accordatura di Do maggiore, ma è la nota situata nello spazio fra la quarta e la quinta riga nella chiave di basso. Ora io vi saluto. Per questa lezione non andremo a fare nessun esercizio del lanaro perché ho ritenuto importante mantenere la lezione tutta concentrata su questi bassi alternati. Di conseguenza siamo arrivati alla fine della lezione. Vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao ciao!